Salve youtubers e benvenuti ad una nuova recensione. Iniziamo questo video avvicinandoci al Natale. Chi mi conosce lo sa, io adoro questo periodo. Mi piace un sacco aggirarmi per i negozi di giocattoli come un pedofilo, immergendomi nei ricordi. Poi però mi viene in mente un problema che perseguita i bambini da generazioni: i regali sbagliati. Quando da piccoli volevate un regalo in particolare ma non potevate andarlo a cercare con i vostri genitori, quindi gli dicevate "voglio la PlayStation" e loro, che non capivano una fava, ti portavano questa, la Polystation. E mentre tu piangevi e venivi insultato dai tuoi amici stronzi, mamma e papà ti rispondono "ma tanto è la stessa cosa". Questo è il caso di Little Panda Fighter, film della Toyland Video, casa brasiliana famosa per creare palesi copie di film molto più famosi tipo The Little Cars, che ovviamente è Cars, Ratatouille, che è Ratatouille, e appunto Little Panda Fighter, che copia palesemente Kung Fu Panda. Ma diamo un taglio a questa lunghissima introduzione e partiamo con la trama. Il film inizia con una delle peggiori animazioni di recente memoria. Datti da fare, Pancada, il pavimento non si pulisce da solo. Santi Dio, sembrano le presentazioni pre-renderizzate dei giochi degli anni 90. Ed è per questo che oggi vi presento la mia animazione orribile, Sgorbio. Ti odio. È talmente fatto male con 4 soldi che a doppiarlo sono io stesso con la voce leggermente modificata. Pensa te, 160.000 iscritti e fa ancora video di merda. Taci. Il nostro protagonista Pancada lavora in un bar, ma il suo sogno è quello di diventare una ballerina. Mio figlio Fernandello diventerà un ottimo ballerina. Ok, io capisco tutto. Capisco il voler ballare, capisco il voler mettersi quegli scaldamuscoli rosa, ma perché, dando per scontato che tu sia sano di mente, dovresti metterti una parrucca bionda? Magari vuole iniziare a fare video su YouTube. Ouch! Lavora in un bar in cui ci sono degli incontri di box, insieme alla sua collega, che giuro su Dio non ho idea di che animale dovrebbe rappresentare, e il suo capo, un orso polare. Intanto vediamo l'incontro tra il campione in carica Fenomenorso e un orsetto del cuore. Oh, che meraviglioso attacco di pancia da parte di Tenerorso! Forse questa è davvero la volta buona che... E invece ho paura di no, signore e signori. È bello vedere come un film basato sui combattimenti sia animato di merda. L'orso polare, che ha le braccia piegate come se fosse un pupazzo, è arrabbiato perché Fenomenorso è il campione ma non vale nulla. Non c'è suspense, dovrebbe cambiare il suo nome in Noiosorso. Già, hai ragione, era la stessa cosa quando combattevi tu, Polaris. Sei stato campione per 3 anni di seguito prima di ereditare questo club e ritirarti. E del moccio quello? Signore e signori, vi presento Moccino. Il personaggio creato per far ridere i bambini perché ha il moccio al naso. È divertente avere il moccio al naso, perché tutti i bambini sono così rincoglioniti da sbudellarsi da ridere per un naso gocciolante. Sto ridendo! Pancada, che non ha voglia di lavorare, vuole chiedere all'orso di poter uscire prima. Chi è? Posso disturbarla, signore? Sì, Pancada, puoi entrare. Cos'è accaduto? Era veramente necessaria sta scena? Perché no? Tanto la grafica è così piacevole da guardare. Riesce a prendere il permesso e ne approfitta per andare dal suo maestro di danza. Un poligono senza texture che sembra essere stato masticato e poi sputato in quella forma. Tu vai subito a mettere i tuoi vestiti per recitare mantra, non interrompe le mie meditazioni. L'isoflitto? L'isoflitto, sì, l'isoflitto, pezzo di merda. Non ho capito, le scene inutili sono interminabili e quelle che dovrebbero essere le gag durano una frazione di secondo. Mi chiedo perché questi film non abbiano successo. Io parlavo di quello che hai dentro, di tua essenza.
La mia essenza. Ah, starà parlando del mio profumo. Si annusa le ascelle perché il maestro ha detto essenza e lui pensava essenza al sudore che ha addosso. Ridi, bambino, ridi! Finito quello che sembra il dialogo più inutile mai scritto, torna al bar dall'orso che gli mostra il costume che userà all'incontro. Sì, è nato un nuovo lottatore, l'orso del mistero. Sembra Slenderman. Pelle nera attillata. Così se non dovesse andare bene l'incontro ha già la carriera pronta. Ma il costume puzza, quindi chiede a Pancada di lavarlo. Wow, mi rimangio tutto quello che ho detto prima. Ha chiaramente la musica nel sangue. È la musica che produrrebbe un gatto stritolato in un frullatore. Si scopre che Pancada si vergogna della sua passione. E mi chiedo il perché. Dopo un altro noiosissimo dialogo si torna dall'orso, ma Pancada si dimentica il costume nella lavatrice. Sembra che si sia ristretto un po'. E finalmente arriva il giorno dell'incontro. Ma poco prima dell'inizio accade l'inevitabile. Rispettivi angoli, l'incontro sta per cominciare! Oh! Non ci posso credere, ma quello è... Sembra proprio Pancada! No, Cosa? Sembra proprio Pancada! no. Sicuro! Sono identici! A parte qualche metro di differenza e una ventina di chili di muscoli, sono praticamente gemelli. Mentre l'incontro inizia, Pancada di nascosto partecipa ad un'audizione di danza. Non so quale delle due parti mi emozioni di più, Save the Last Panda o l'erede di Muhammad Ali in latex. Lo scontro è noioso, a dir poco. Sembra di guardare quel giocattolo con i due robottini che si menano. Pancada invece... Se avessi un cervello mi starebbe colando dal naso. Io, sinceramente, non so che cazzo sia successo qui. Ecco da dove ha preso ispirazione Felix. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per il panda obeso. Fatto sta che l'orso, ricordo, scambiato per Pancada, vince l'incontro. Il vero Pancada, invece, non viene ammesso per colpa di... quello. Ma era tutto perfetto fino al finale, non potete lasciar correre. Io penso che sia una qualità molto apprezzabile, anche se lo ha portato a una conclusione del pezzo poco felice. La sua performance mi ha lasciato qualcosa. La dignità? Sono d'accordo sul fatto che lo spirito della performance sia stato molto emozionante. Devo esprimere il mio disaccordo, l'esecuzione era imperfetta e poco curata. Io vedo un grande talento grezzo che col tempo e l'allenamento potrebbe trasformarlo in un grande ballerino. Inoltre, se accettassimo, saresti il primo panda a frequentare l'accademia. Su questo abbiamo dei dubbi, non credo sarebbe positivo per te. Sì, abbiamo capito, basta! Il povero panda se ne torna a casa sconsolato, in un'ambientazione talmente spoglia e triste che se avesse le vene se le taglierebbe sicuro. Non è possibile, secondo me tagliano prima. No, lo fanno tutto, fidati. Te l'ho detto. Ti odio per avermi creato solo per vedere questo aborto. Lo so. Tornato al bar, tutti gli fanno i complimenti perché pensavano che fosse lui. Orso capisce il malinteso, ma finge che sia stato veramente Pancada a lottare. Questo è quello che credono, ma noi sappiamo che in realtà sono stato io a battermi. Persino tu lo credi, il che è ridicolo perché lo sai benissimo che ero io. Cosa sta dicendo? Non starà cercando di prendersi il merito della grande impresa di Pancada? Non si fa, signor Polaris. Invece Pancada credeva che si congratulassero con lui per il saggio di danza. Un maestro di danza. Esatto, e l'audizione è stata un successo. Insomma, non è di questo che parlano tutti.
Vuoi dire che... tu pensavi che... quello di cui tutti parlano è che noi... oh, scusa ragazzo, io... Scusa ragazzo, questo è davvero buono. Vedi, io avevo proprio capito che stavi parlando di... Mio Dio, ma quanto è stronzo! Me lo immagino alle prese con suo figlio. Papà? Sì? I bambini a scuola mi prendono in giro perché mi piace cantare. Ti piace cantare? Senti qua, cara, avevamo Britney Spears in casa e non hai detto niente. Sei stato adottato. Pancada confida tutto al maestro, anche che la ragazza si è innamorata di lui solo perché ha vinto l'incontro. Tu combatti audicibilità agli amici. E lui cosa decide di fare? Fingere di aver lottato. Ma che bell'insegnamento che diamo a chi guarda il film. Ehi bimbi, capito? Se volete conquistare una donna dovete mentire come cani. E quando sarete più grandi, mi raccomando, aggiungete sempre 10 centimetri immaginari al vostro pene. E non solo! Siccome Fenomenorso indice un altro incontro, Pancada decide di lottare lui stesso. E voglio essere io a combattere con Fenomenorso. Cosa? Hai perso completamente il cervello? Questa è la più grossa pazzia che abbia mai sentito. Ma mi sono accorto che mi piace essere trattato da campione, signor Polaris. Ed è per questo che voglio diventarlo davvero. Ma questo è un coglione. Sgorbio, non dirle parolacce. Se un coglione, non gli posso di stupidino. L'orso allora decide di allenarlo come si deve. Questa parte l'ho odiata, mi ha dato talmente tanto fastidio. Non è possibile che ogni singolo movimento che lui faccia abbia un suono. Immaginati il doppiatore in quelle scene. Tossisca. Riuscirà il nostro Pancada a sconfiggere Fenomenorso? Io spero che ci rimanga secco. Lo speriamo tutti. L'incontro ha inizio, ma Pancada non sembra essere in forma. Signore e signori, è incredibile! Dopo neanche un minuto dal gong, Pancada è già al tappeto! Quando sei sul ring ti prendi tutti i pugni che non schivi, hai capito? No, grazie capitano ovvio, ci pensiamo noi. Immaginandosi di precipitare dal cielo... No, c'è qualcosa che non va nella testa di sto cavolo di panda. Cerca di reagire. 9 10. Signori e signori, pare proprio che Pancada sia stato messo KO dallo sfidante Fenomenorso che ha riacquistato il titolo. Viene battuto? Ma è un po' strano che in un film del genere il protagonista perda così a caso. Ma io lo sapevo che contro quel bestione sarebbe stato impossibile. E allora? Ho scommesso tutto sulla montagna di muscoli. E questo significa che lei è... Ricco! Non ci credo. Ma quest'orso credo sia il più grande figlio di che esista sulla faccia della terra. E ora cosa succederà? Che razza di finale è? Questo non è un finale per un film d'animazione, questo è un finale per un poliziesco. Dritto dritto tra Slevin e The Departed c'è Little Panda Fighter. E che insegnamento ci ha lasciato, oh cari bambini? Che mentire e sfruttare le debolezze degli altri per diventare ricchi alle loro spalle è cosa buona e giusta. Fregatevene di chi dice il contrario, i soldi sono la felicità. Quindi
Quindi questo era Little Panda Fighter. Lo so che essendo per bambini alcune cose si potrebbero tralasciare, ma è stato fatto nel 2007, ormai i film d'animazione sono guardabili tranquillamente anche dagli adulti. Il doppiaggio è l'unica cosa che si salva in questo scempio di tridimensionalità. Spero che la recensione vi sia piaciuta e Sgorbio, puoi finalmente tornare a casa. Puoi farmi un favore? Certo. Non chiamarmi mai più per un altro video o ti taglio la faccia con una matita. Sei simpaticissimo. Senti, la prossima volta non potremmo andarci a vedere un altro tipo di film? Tipo? Non lo so, l'ultimo della saga di Twilight? Breaking Dawn? Non ho interesse ad andarlo a vedere. Perché dovrei andarlo a vedere? Per poi farci una parodia? Ok, io e te abbiamo chiuso.